Ciao, io sono Andrea Saffirio. Oggi parleremo delle scale modali, in particolare i modi della scala maggiore. Siccome è un argomento molto ampio, ho deciso di dividerlo in 3 video. Quello da cui partiamo oggi è forse quello che mi sta più a cuore perché riguarda cosa sono e a cosa servono questi modi, che c'è spesso un po' di confusione, c'è chi li ama al punto tale che senza modi è impossibile suonare e chi le detesta al punto tale che pensano sia quasi controproducente impararli. Io penso siano molto utili se impariamo effettivamente a capire a cosa servono e come utilizzarli. Quindi intanto cosa sono e poi a cosa servono. E la risposta in particolare a cosa servono i modi la avremo nei 2 video successivi che ho pensato di fare. Il primo sarà come utilizzare i modi per costruire degli accordi, cosa spesso sottovalutata, e il secondo è come usarli per improvvisare. So che volete subito tutti quanti quella risposta lì, ma in realtà per avere una risposta diciamo che abbia un senso per quanto riguarda quella domanda, ovvero come utilizzare i modi per improvvisare, secondo me è bene partire da alcune premesse, quindi ho pensato di dividere questo grande argomento in 3 parti. Quindi ripeto, cosa sono e a cosa servono, come costruire degli accordi grazie ai modi e come improvvisare con i modi. Bene, cominciamo subito. Apparentemente i modi non sono altro che diversi punti di vista per approcciare la stessa scala. E da qui la domanda, che senso ha imparare i 7 modi della scala di Do maggiore se alla fine sto comunque suonando la scala di Do maggiore? Questo in parte è vero, in parte proprio questo approccio ai modi fa sì che i modi risultino inutili a chi inizia a improvvisare. E quindi bisogna scavare purtroppo un pochino più a fondo per capire effettivamente che senso ha e come utilizzarli per trarne vantaggio. Diciamo, nella sua versione più semplice e pratica, un modo di una scala non è altro che quella stessa scala a partire da una specifica nota, che può essere la prima, la seconda, la terza e così via. Quindi avremo tanti modi di una scala quante sono le note che essa contiene. Quindi la scala maggiore è costituita da 7 note, avremo 7 modi della scala maggiore, uno a partire da ognuna delle 7 note, appunto. Cominciamo subito cercando di vedere in pratica per evitare di rimanere troppo astratti e teorici, facendo un esempio partendo dalla scala di Do maggiore. Dunque la scala di Do maggiore, come tutti sapete, è semplicemente sul pianoforte costituita da tutti i tasti bianchi, quindi questa scala qua. Queste sono le note della scala di Do maggiore. Quello che ho appena suonato in realtà è il primo modo della scala di Do maggiore. Quindi il primo modo perché parte dalla prima nota e diciamo si conclude un'ottava sopra. Quindi abbiamo il primo modo della scala di Do maggiore, anche detto modo ionico. Per quanto mi riguarda, se non imparate a memoria i nomi, poco importa, diciamo che dal punto di vista pratico ci interessa collocarli e capire su che grado si trova una certa scala, come è fatta, cercare di memorizzarla un pochino sia visivamente che uditivamente, che accordo ci si trova sopra, per avere un po' di associazioni al riguardo. Dunque, il primo modo della scala maggiore, anche detto ionico, corrisponde alla scala maggiore così come la conosciamo. Quindi di per sé perché devo chiamare la scala di Do maggiore Do ionico? In effetti fate come vi pare, ma ci servirà anche questo per capire alcune cose che piano piano assimileremo vedendo anche gli altri modi, anche nei prossimi video appunto per quanto riguarda gli accordi. Quindi il primo modo di una scala maggiore si chiama anche ionico, corrisponde effettivamente alla scala maggiore. Quindi il primo modo di Do maggiore, Do ionico, è il seguente. Ora, per capire quale accordo è compatibile con questo modo, diciamo, dobbiamo pensare quale accordo si costruisce su quel grado di quella tonalità, quindi la tonalità di Do maggiore. Sul primo grado della tonalità di Do maggiore troviamo un accordo maggiore o maggiore settima. Come facciamo a saperlo? Diciamo, facciamo un passo indietro eventualmente. Ragionando su un'armonia, diciamo, tradizionale che si basa su una sovrapposizione di terze, dobbiamo semplicemente prendere la scala e prendere una nota sì e una nota no, una nota sì e una nota no, quindi sì, no, sì, no, sì, no, sì. E per adesso ci fermiamo qui per individuare la quadriade, ma in realtà continueremo a salire poi per individuare le cosiddette estensioni o tensioni, ok? Questo poi lo vediamo
successivamente. Bene, quindi triade maggiore, settima maggiore, sul primo grado abbiamo un accordo maggiore settima, appunto. Andiamo sul secondo grado della scala di Do maggiore, quindi il Re. Se io suono la scala di Do maggiore a partire dal Re, quindi dal secondo grado, quindi io sto facendo un esempio in Do maggiore, ma chiaramente questo vale per tutte le tonalità maggiori, quindi se suono una scala maggiore a partire dal suo secondo grado, ottengo questa scala qui, che è chiaro, è sempre la scala di Do maggiore, ma parte dal Re. E qui dobbiamo aprire una parentesi, che in realtà vi accenno solamente per adesso, poi lo capiremo più a fondo con i video successivi. Che differenza c'è tra la scala di Do maggiore a partire da Do, quindi Do ionico, e la scala di Do maggiore a partire da Re, quindi Re dorico? A livello di note, nessuna. La differenza sostanziale però è che queste note non sono tutte uguali. È proprio qui che entra in gioco la logica del modo. Queste note seguono una gerarchia piuttosto ferrea in realtà, per cui nel modo ionico, quindi Do maggiore come lo conosciamo, le note sono ordinate secondo un grado gerarchico e di funzione in maniera molto diversa da come sono ordinate nella scala di Re dorico, che sì ha le stesse identiche note, ma una gerarchia completamente diversa. Quindi diciamo che in qualche modo è come dire sì la scala di Do maggiore, ma qual è il centro gravitazionale? Riferita a cosa? E infatti se io suono per esempio un basso di Do, è chiaro che quando arrivo al Do sono arrivato al centro gravitazionale. È chiaro che quando mi fermo sul Mi, una nota piuttosto stabile, mentre invece se mi fermo sul Re sento un desiderio di risoluzione. Che cosa mi aspetto? Che questa nota vada a risolvere sul centro gravitazionale, che in questo caso è Do, appunto. Ma se io suono la stessa scala con Re come riferimento, sentite che c'è qualcosa che non va. Non è Do il centro gravitazionale è Re. Infatti, è la stessa scala, ma otteniamo una sonorità completamente diversa. Quindi questa è un'anticipazione di quello che verrà dopo. Per adesso limitiamoci a capire che accordo si costruisce su quale grado, come si chiama la scala e poi via via capiamo. Quindi il secondo modo di una scala maggiore è chiamato modo dorico. Se prendiamo le note una sì e una no, otteniamo Re minore settima. Andando avanti, questo adesso lo faccio rapidamente, poi magari potete farvi il calcolo con calma a casa, magari anche in altre tonalità, se non è un argomento che, insomma, su cui non siete particolarmente pratici, vi consiglio di farlo proprio, di sperimentare e di farvi voi il calcolo per ragionarci. Terzo modo, scala di Do maggiore, parto da Mi, anche detto Mi frigio, questa è la scala, questo è l'accordo, perlomeno il primo accordo che ci viene in mente se armonizziamo per terze, poi su questo terzo grado ce n'è da parlare, ma è troppo presto, lo faremo successivamente. Quindi Mi minore settima, sul terzo grado un accordo minore settima, il modo si chiama frigio. Quarto modo, scala di Do maggiore a partire da Fa lidio è il nome del modo, e l'accordo che andiamo a trovare è il seguente, quindi Fa maggiore settima. Quinto modo, scala di Do maggiore a partire da Sol, accordo Sol settima. La scala si chiama misolidia, Sol misolidio. Ripeto, io i nomi ve li dico per curiosità scientifica, ma non è assolutamente detto che voi dobbiate impararli necessariamente. L'importante è che capiamo il meccanismo e ci ricordiamo che sul quinto grado c'è un accordo di dominante, quindi un accordo di settima, e che la scala è la seguente. Quinto grado, Sol misolidio, Sol settima. Sesto grado.
Questo qui ci ricorda qualcosa, questa è la scala minore naturale. A livello di modi viene chiamata anche scala eolia, quindi questo sarebbe la eolio. Però effettivamente, se ci pensiamo, adesso capiamo che la scala minore naturale altro non è che un modo della scala maggiore. Molto interessante. Eppure sappiamo bene la differenza tra brano maggiore e brano minore, cioè tutta un'altra sonorità. Quindi questo già ci fa capire quanto sia importante spostare il centro gravitazionale per ottenere un effetto sonoro diverso. Sesto modo, eolio, accordo La minore settima. Settimo ed ultimo modo si chiama locrio, quindi si locrio. So, questi nomi sono terribili da ricordare, però ripeto, così, per curiosità, male non fa. Accordo, questo qui, triade diminuita, settima minore, accordo semidiminuito. Mi raccomando, vi prego, non confondete gli accordi semidiminuiti con gli accordi diminuiti, perché l'unica cosa che hanno in comune è il nome. La funzione è molto diversa, quindi mi raccomando, non vi confondete. Accordo semidiminuito, quindi minore settima, quinta bemolle, modo locrio. Ripassiamoli dunque. Primo grado, accordo maggiore settima, modo ionico, scala maggiore. Secondo grado, accordo minore settima, modo dorico, scala maggiore a partire dalla seconda nota. Terzo grado, modo frigio, accordo minore settima, scala maggiore a partire dal terzo grado. Quarto grado, accordo major 7, accordo maggiore settima, scala lidia, scala maggiore a partire dalla quarta nota. Quinto grado, accordo di dominante, sol settima, scala misolidia, quindi scala maggiore partendo dalla quinta nota. Sesto grado, accordo minore settima, scala eolia, scala maggiore a partire dalla sesta nota. Questa corrisponde alla scala minore naturale. Settimo modo, settimo grado, accordo semidiminuito, quindi minore settima, bemolle 5, modo locrio, quindi scala maggiore partendo dalla settima nota. Perfetto, benissimo. Ora voi, provando a fare questa cosa, specialmente in Do, ma anche in altre tonalità, dopo un po' scoprirete che è abbastanza facile fare eccetera eccetera, ed è abbastanza facile farlo senza pensare e quindi in realtà non serve a niente. La cosa utile dopo una prima fase di sperimentazione di questo tipo, proprio per capire dove stanno queste note, come funzionano, eccetera, è invece non tanto confrontare il Do ionico con il Re dorico, con il Mi frigio, ma confrontare il Do ionico con il Do dorico, con il Do frigio, quindi mantenere la stessa nota e quindi in qualche modo cambiare tonalità, quindi non pensare più la scala di Do maggiore a partire da Do, a partire da Re, a partire da Mi, ma pensare a tutte le scale maggiori che contengono Do, e quindi la scala di Do maggiore, la scala di Si bemolle maggiore, dove Do è la seconda nota, la scala di La bemolle maggiore, dove Do è la terza nota, e così via. Adesso l'ho detto un po' veloce, però sentite la differenza, è molto più evidente, perché effettivamente la scala cambia. Qui stiamo mantenendo in qualche modo lo stesso centro gravitazionale, cambiando però la scala, mentre prima la scala era uguale e cambiava il centro gravitazionale. Quindi per questo, secondo me, capire i modi all'inizio è un po' strano, cioè spesso c'è un po' di confusione a riguardo. Ma piuttosto che lasciarvi con questa incognita del ok, tutte le scale maggiori che contengono il Do, farvi fare un calcolo pazzesco, in realtà magari ve li potete scrivere i nomi dei modi da una parte su un foglietto vicino al piano, quindi ionico, dorico, frigio, lidio, misolidio, eolio e locrio. Nomi brutti, non li ho scelti io, non ve la piate con me. Però vi do un trucchetto per ricordarvi i modi della scala maggiore in modo più rapido e soprattutto senza dover fare riferimento ogni volta alla scala maggiore da cui provengono.
Quindi, cioè, tipo calcolare una scala lidia, per esempio, in una tonalità magari un po' scomoda, che so, la bemolle, cioè, diciamo, la bemolle lidio, non in tonalità di la bemolle, la bemolle lidio, uno deve dire, allora, scendo di una quarta giusta, penso a quale tonalità, quale scala maggiore ho, potrebbe essere un casino, specialmente se non siete proprio delle schegge con gli intervalli, potrebbe essere facile sbagliare. Invece, se voi sapete bene le scale maggiori e le scale minori naturali, con questo sistema che vi sto per dare non dovreste avere problemi. Allora, modo ionico, che cos'è? La scala maggiore, quindi qualsiasi, diciamo, questo serve anche a poco, insomma, da qualsiasi nota parto, mi bemolle ionico, scala di mi bemolle maggiore, accordo, major 7. Sol ionico, sol maggiore, eccetera, eccetera. Ok, facilissimo questo. Secondo modo, modo dorico. Modo dorico è vero che è una scala maggiore a partire dalla seconda nota, ma per svincolarci da questo calcolo possiamo pensare a una scala minore naturale che parte dalla stessa nota, quindi re dorico, pensiamo a re minore naturale, con la sesta maggiore. Quindi re minore naturale sarebbe... Prendo la sesta, che in questo caso è minore, e la alzo di un semitono. Quindi scala minore naturale con la sesta alzata di un semitono. Ecco il re dorico, fantastico. Facciamolo in La. La minore naturale, scala facilissima. Ok, con la sesta aumentata di un semitono, quindi sesta maggiore. Ecco qui il La dorico. È molto più facile da visualizzare così, piuttosto che pensare dunque, dorico, La, da quale tonalità maggiore deriva? Più macchinoso. E più andiamo avanti con i gradi, peggio è. Quindi modo dorico corrisponde a una scala minore naturale che parte dalla stessa nota, con la sesta maggiore invece che minore, quindi alzata di un semitono. Terzo modo, scala frigia. La scala frigia corrisponde a una scala minore naturale che parte dalla stessa nota, con la seconda minore, quindi abbassata di un semitono. Dunque, prendiamo ad esempio sempre il La minore naturale, abbasso la seconda di un semitono, ed ecco che ho La frigio. E infatti corrisponde alla tonalità di Fa maggiore, ma contare una terza maggiore indietro potrebbe essere più macchinoso che pensare La minore naturale, abbasso la seconda, arrivederci e grazie. Quarto modo, scala lidia, è una scala maggiore con la quarta aumentata, quindi prendo la quarta giusta, l'alzo di un semitono. Facciamolo in Do. Do maggiore? Voglio fare Do lidio, alzo la quarta di un semitono. Fantastico. Scala misolidia è sempre una scala maggiore che parte dalla stessa nota con la settima minore invece che maggiore. Quindi prendo la settima, la abbasso di un semitono e sto a posto, senza fare calcoli strani. Quindi Do maggiore, abbasso la settima di un semitono, Do misolidio. Fantastico. Il sesto modo è la scala minore naturale, per cui basta suonare la scala minore naturale, quindi Do e olio, Do minore naturale. Ecco fatto. E il locrio, che è quello che può sembrare un po' più complicato di tutti, effettivamente c'è un sacco di alterazioni, c'è un sacco di intervalli minori rispetto alla fondamentale. In realtà è molto semplice, è il settimo modo, a me basta pensare alla nota che mi serve, salire di un semitono e suonare una scala maggiore. Quindi mi serve Do locrio, salgo di un semitono e suono la scala di Re bemolle maggiore. Quindi Do locrio, salgo di un semitono, Re bemolle maggiore. Ecco Do locrio. Ok? Molto facile. Quindi magari vi metto un PDF con questa corrispondenza. Se vi abituate a fare questa cosa, all'inizio, ripeto, in un'unica tonalità e fate... Dopo un po', invece di fare un'unica tonalità, provate a fare un'unica fondamentale, quindi Do ionico, Do dorico, quindi scala minore naturale con la sesta maggiore, Do frigio, quindi scala minore naturale con la seconda minore, e così via. Vedrete che in poco tempo l'associazione tra il modo, l'accordo e il grado diventerà più rapida.
Ora, sicuramente rimane ancora moltissimo di cui parlare dei modi, quindi probabilmente alla fine di questo video vi direte ok, ho capito qualcosa in più, ma mica ho capito ancora che ci devo fare con questi modi. Abbiate pazienza, fidatevi, nei prossimi 2 video approfondiremo abbondantemente sia l'aspetto armonico che l'aspetto improvvisativo e cercheremo di fare un po' di chiarezza su questo argomento tanto dibattuto delle scale modali o dei modi, insomma. Nel frattempo, se avete dubbi, domande, richieste, come al solito, fatemelo sapere nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale. Grazie e al prossimo video.